Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Chi conosce il concetto di trasmigrazione dell'anima e quindi della sua evoluzione attraverso le varie reincarnazioni in questa terra, sa che in ogni reincarnazione la nostra anima ha delle lezioni da imparare e soprattutto uno scopo da portare a termine, una specie di compito, proprio quello che viene considerato, viene chiamato lo scopo della vita. Bene, oggi parlo di un sistema di analisi del proprio nome che ci permette di conoscere appunto lo scopo della nostra vita con un sistema creato da Mary Kay Greer che usa i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. È un sistema che fa corrispondere le lettere dell'alfabeto, includendo quelle inglesi perché lei è americana, ha un sistema numerologico a base 22 perché appunto gli arcani maggiori dei tarocchi sono 22. Vediamo che io ho preparato una tabella che riproduce quella creata da Mary Greer e che la vedete qua. Vi consiglio di fermare il video o fare uno screenshot per averla come riferimento. Vedete che per ogni lettera dell'alfabeto c'è un numero corrispondente, per la A il numero 1, la B il numero 2, eccetera. Poi le ultime quattro lettere sono riferite nuovamente a numeri a una cifra e l'arcano 22 è riferito alla lettera V. Quindi vi consiglio di fare uno screenshot oppure una foto e poi lo trovate come referenza. Quindi il procedimento com'è? Scrivete il vostro nome su un pezzo di carta, ehm, per esempio io qui ho fatto un esempio, Carla Macchi, e rifacendovi alla tabella cercate il numero corrispondente a ciascuna lettera. Sulla riga sopra il nome vi consiglio di mettere, di scrivere i numeri relativi alle vocali e vedete che per esempio la vocale A corrisponde al numero 1, quindi ho messo un 1 sopra la A, un 1 sopra un'altra A e il numero 9 sopra la I. Fate la stessa cosa con le consonanti. Secondo la tabella la C ha il numero 3 e così via. La R è il numero 18, 12, eccetera, eccetera. Dopodiché fate tre tipi di calcoli. Innanzitutto sommate insieme tutti i numeri delle vocali. In questo caso il numero finale è il 12. Deve essere il numero in ogni caso ridotto a 22 o meno. Quindi qui il numero è 12 che fa riferimento all'appeso e rimane così. Se fosse stato per esempio 23 avremmo dovuto ridurre ulteriormente il numero sommando 2 più 3, 5, che fa riferimento alla carta del Papa. Poi la stessa cosa lo fate con le consonanti, per esempio in questo caso la somma fa 60 che è maggiore di 22, per cui si somma 6 più 0 e rimane 6, che è la carta degli amanti. Dopodiché fate una ulteriore somma
del numero delle vocali e il numero delle consonanti prima della riduzione, ovvero il numero delle vocali è 12, lo sommate a il numero la somma delle consonanti che è 60 e viene 72. Siccome è maggiore anche in questo caso di 22, riducete ulteriormente, 7 più 2 fa 9. Quindi finite con l'avere tre numeri, in questo caso 12, 6 e 9. Il primo numero, quello che risulta dalla somma delle vocali, corrisponde alla carta che rappresenta le vostre emozioni, ciò che ispira le vostre azioni dal profondo, le vostre forze interiori, i vostri talenti, quello che comunque vi motiva veramente. Il secondo numero, quello legato alle consonanti, corrisponde alla carta dei tarocchi che rappresenta ciò che voi mostrate all'esterno, ovvero la vostra personalità pubblica, ma anche diciamo come voi manifestate all'esterno di voi la forza interiore di cui abbiamo visto sommando i numeri delle vocali. La terza somma, cioè il numero che risulta dalla terza somma, viene chiamata somma del destino, carta del destino, perché corrisponde appunto alla carta dei tarocchi che rappresenta il vostro scopo di vita in questa reincarnazione, ovvero perché voi siete nati e cosa dovete affrontare per portare a termine questo compito. Ciò su cui praticamente dovete lavorare durante questa vita. Per esempio, appunto, come ho detto, in questo caso abbiamo la carta numero 12 che è la carta dell'appeso per quanto riguarda la forza vitale, la forza interiore di questa persona, Carla Macchi, la sua personalità pubblica, quello che manifesta al di fuori di sé come diciamo come manifestazione esterna della sua forza interiore è la carta degli amanti, e il suo scopo di vita in questo frangente, in questa come dire reincarnazione è la carta del eremita. Bene, spero che questa procedura sia utile. Fatemi sapere nei commenti che carte vi sono risultate da questo calcolo. Se avete dubbi fate tranquillamente delle domande sempre nella sezione commenti. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella per non perdere ulteriori video. E noi ci vediamo presto. Ciao!